La coppia fortunata. Anna, non posso credere che abbiamo vinto alla lotteria. 10 milioni di dollari. Anche per me sta ancora affondando, John. Ma sono entusiasta di ciò che possiamo fare con questi soldi. Potremmo viaggiare per il mondo, comprare una nuova casa, magari anche avviare un'attività in proprio. Sembrano tutte ottime idee. Ma prima voglio prendermi cura delle nostre famiglie e assicurarmi che siano preparate per il futuro. È una buona idea. Ma dovremmo anche pensare a noi stessi e goderci questi soldi finché possiamo. Certo, John. Ma dobbiamo stare attenti a non esagerare e a spendere tutti i soldi troppo velocemente. Sono d'accordo. Dovremmo elaborare un piano e attenerci ad esso. Che ne dici di iniziare facendo un viaggio in Europa? Ne abbiamo sempre parlato ma non abbiamo mai avuto i soldi per farlo. Sembra un'ottima idea, Anna. Viviamo un po' e godiamoci questa ritrovata ricchezza. John, ci ho pensato. Dovremmo investire parte di questo denaro in modo che possa crescere e provvedere a noi a lungo termine. Buona idea, Anna. Ma dove dovremmo investirlo? Dovremmo fare qualche ricerca e trovare un consulente finanziario che possa aiutarci a prendere decisioni informate. Sono d'accordo. Ma dobbiamo anche stare attenti a non cadere in truffe o schemi per arricchirsi rapidamente. Sicuramente. Dobbiamo essere intelligenti e cauti con i nostri soldi. A proposito di furbizia, hai mai pensato di saldare i nostri debiti? Sì, è qualcosa che voglio fare anch'io. Essere liberi dai debiti sarebbe una bella sensazione. Concordato. E dovremmo anche pensare a mettere da parte dei soldi per le emergenze. Ottima osservazione. Non sappiamo mai cosa potrebbe succedere in futuro ed è sempre meglio essere preparati. Esattamente. Dovremmo elaborare un piano e dare priorità alle nostre spese e ai nostri investimenti di conseguenza. John, ho pensato di più a questi soldi e a cosa significano per noi. Cosa intendi, Anna? Beh, sento che ha cambiato il modo in cui le persone ci vedono. Ci trattano in modo diverso ora che abbiamo tutti questi soldi. So cosa intendi. Ma non possiamo lasciare che le loro opinioni ci influenzino o cambino chi siamo. Lo so, ma è difficile ignorare la gelosia e l'invidia che alcune persone nutrono nei nostri confronti. Questo è un loro problema, non nostro. Dovremmo concentrarci solo sul goderci la vita e fare del bene con questi soldi. Hai ragione, John. Ma voglio anche sfruttare questa opportunità per restituire qualcosa alla comunità e aiutare i bisognosi. Ottima idea, Anna. Dovremmo esaminare gli enti di beneficenza e le cause che ci appassionano e vedere come possiamo fare la differenza. Esattamente. Questi soldi sono una benedizione e voglio usarli per avere un impatto positivo nel mondo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Sfruttiamo al massimo questa opportunità e facciamo del bene. John, ho pensato di più al nostro futuro con questi soldi. Pensi che dovremmo lasciare il nostro lavoro e concentrarci sul goderci la vita? È una domanda difficile, Anna. Amo il mio lavoro, ma l'idea di non dover lavorare e avere tutti questi soldi è allettante. So cosa intendi. Ma dovremmo anche pensare a lungo termine, e a ciò che vogliamo ottenere nella vita.
Questo è vero, forse possiamo usare questi soldi per avviare un'attività in proprio o per seguire una passione che abbiamo sempre desiderato. Sì, è un'ottima idea. Ora abbiamo la libertà di fare quello che vogliamo e dovremmo trarne vantaggio. E dovremmo anche pensare alla nostra pensione e a come questi soldi possono aiutarci a vivere comodamente nei nostri ultimi anni. Sicuramente. Dovremmo parlare con un consulente finanziario e assicurarci di prendere le decisioni giuste per il nostro futuro. Anna, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, abbiamo il potere di fare la differenza nel mondo. Cosa intendi, John? Potremmo usare questi soldi per avviare una fondazione o donare a cause che ci appassionano. Potremmo avere un impatto reale. Ottima idea, John. Ma dobbiamo stare attenti e assicurarci di donare a organizzazioni rispettabili che useranno i soldi per il bene. Assolutamente. E dovremmo anche assicurarci di non donare denaro senza alcuna riflessione o ricerca. Sono d'accordo. Dovremmo fare la dovuta diligenza e prendere decisioni informate su dove vogliamo fare la differenza. E dovremmo anche pensare a come possiamo usare la nostra piattaforma e la nostra influenza per aumentare la consapevolezza e ispirare anche gli altri a fare la differenza. Sì, abbiamo la responsabilità di utilizzare questo denaro per il bene e avere un impatto positivo nel mondo. Sfruttiamo al massimo questa opportunità. John, stavo pensando al nostro stile di vita con questi soldi. Pensi che stiamo spendendo troppo e vivendo in modo stravagante? Ottima domanda, Anna. Dovremmo assicurarci di non spendere troppo e di metterci in una situazione finanziaria negativa. Esattamente. Dovremmo comunque essere intelligenti con i nostri soldi e non lasciarci controllare da loro. Allora, cosa ci suggerisci di fare? Penso che dovremmo creare un budget e rispettarlo. Possiamo ancora goderci la vita, ma dovremmo anche essere responsabili delle nostre spese. Buona idea, Anna. E dovremmo anche pensare a investire parte di questo denaro in modo che possa crescere e provvedere a noi nel lungo periodo. Sì, dovremmo assolutamente pensare al nostro futuro e non concentrarci solo sul presente. E dovremmo anche pensare a mettere da parte dei soldi per i nostri figli e il loro futuro. Assolutamente. Dovremmo assicurarci che siano curati e abbiano gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo nella vita. Anna, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo comprare una nuova casa e vivere nel lusso. È un'idea allettante, John. Ma abbiamo davvero bisogno di una casa più grande? Forse no, ma potremmo comunque aggiornare e avere più spazio e servizi. Capisco cosa stai dicendo. Ma dovremmo anche pensare all'impatto ambientale e alla nostra responsabilità nei confronti del pianeta. Ottima osservazione, Anna. Forse potremmo cercare case ecologiche o modi per ridurre la nostra impronta di carbonio. Esattamente. Abbiamo i mezzi per avere un impatto positivo e dovremmo trarne vantaggio. E dovremmo anche pensare alla nostra comunità e a come possiamo usare le nostre risorse per renderla un posto migliore. Sì, dovremmo cercare modi per restituire e sostenere le iniziative locali. Abbiamo la responsabilità di usare questo denaro per il bene. John, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, abbiamo il potere di influenzare e fare la differenza in politica. È vero, Anna. Ma dobbiamo stare attenti a non usare il nostro denaro per comprare influenza o promuovere la nostra agenda.
Sono d'accordo. Dovremmo usare le nostre risorse per sostenere cause e candidati in linea con i nostri valori e convinzioni. E dovremmo anche pensare all'impatto delle nostre azioni e a come potrebbero influire sugli altri. Sicuramente. Abbiamo la responsabilità di utilizzare la nostra ricchezza per il bene, e di avere un impatto positivo nel mondo. E dovremmo anche essere trasparenti sulle nostre donazioni e contributi politici. Abbiamo il dovere di essere responsabili e responsabili delle nostre azioni. Sì, dovremmo sempre essere consapevoli del potere e della responsabilità che derivano dall'avere così tanti soldi. Anna, stavo pensando alla nostra relazione e a come questi soldi potrebbero influire su di essa. Cosa intendi, John? Beh, a volte il denaro può causare conflitti e mettere a dura prova le relazioni. Dobbiamo assicurarci di comunicare apertamente e onestamente i nostri pensieri e sentimenti. Sono d'accordo, John. Dovremmo assicurarci di essere sulla stessa lunghezza d'onda riguardo ai nostri obiettivi e priorità con questi soldi. E dovremmo anche assicurarci di non usare questi soldi per controllarci o manipolarci a vicenda. Assolutamente. Dovremmo sempre rispettarci l'un l'altro e prendere decisioni insieme come squadra. E dovremmo anche pensare all'impatto della nostra ricchezza sui nostri figli e sulla loro educazione. Sì, dovremmo assicurarci che comprendano il valore del duro lavoro e del denaro, e non lasciare che questa ricchezza li renda legittimati o viziati. John, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo avviare un'attività in proprio e diventare imprenditori. Buona idea, Anna. Ma dobbiamo essere realistici e assicurarci di avere le competenze e le conoscenze per gestire un'azienda di successo. Sono d'accordo. Dovremmo fare le nostre ricerche e ottenere consigli da esperti del settore prima di prendere decisioni importanti. E dovremmo anche pensare ai rischi e ai potenziali svantaggi dell'avvio di un'impresa. Non è un percorso garantito verso il successo. Questo è vero, ma dovremmo anche pensare alle ricompense e al potenziale per creare qualcosa di significativo e di impatto. E dovremmo assicurarci di essere appassionati del business e non farlo solo per i soldi. Esattamente. Dovremmo sempre ricordare i nostri valori e ciò che è importante per noi, anche se perseguiamo nuove opportunità con questi soldi. Anna, stavo pensando ai nostri amici e a come questi soldi potrebbero influire sui nostri rapporti con loro. Cosa intendi, John? Beh, a volte il denaro può creare gelosia e indurre le persone a trattarci in modo diverso. Dobbiamo assicurarci che le nostre amicizie siano basate su una connessione autentica e non solo sulla nostra ricchezza. Capisco cosa stai dicendo, John. Ma dobbiamo anche ricordare che i nostri amici sono importanti per noi, e dovremmo sforzarci di mantenere tali relazioni. Assolutamente. Dovremmo essere aperti e onesti con i nostri amici sulla nostra situazione e non lasciare che questo denaro crei un divario tra noi. E dovremmo anche pensare a come possiamo usare la nostra ricchezza per aiutare i nostri amici e sostenerli nei loro sforzi. Ottima osservazione, Anna. Abbiamo i mezzi per fare la differenza nella loro vita e dovremmo trarne vantaggio. John, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo viaggiare per il mondo e conoscere culture diverse. Ottima idea, Anna. Ma dobbiamo anche assicurarci di farlo in modo responsabile e rispettoso. Assolutamente.
Dovremmo conoscere le culture che stiamo visitando e sforzarci di comprenderle e apprezzarle. E dovremmo anche pensare all'impatto dei nostri viaggi sull'ambiente e sulle comunità locali. Sì, dovremmo esaminare opzioni di viaggio ecologiche e sostenere le imprese e le iniziative locali. E dovremmo anche pensare alla sicurezza e alla protezione dei nostri viaggi. Non dovremmo metterci in situazioni rischiose o mettere a repentaglio il nostro benessere. Sicuramente. Dovremmo sempre dare priorità alla nostra salute e sicurezza pur godendo delle esperienze che derivano dal viaggio. Anna, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo comprare auto di lusso e altri oggetti costosi. È un'idea allettante, John. Ma abbiamo davvero bisogno di queste cose? Forse no, ma potremmo comunque goderceli e concederci un po' di tempo. Capisco cosa stai dicendo. Ma dovremmo anche pensare all'impatto dei nostri consumi sull'ambiente e alla nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future. Ottima osservazione, Anna. Forse potremmo prendere in considerazione auto ibride o elettriche e altre opzioni ecologiche. Esattamente. Abbiamo i mezzi per avere un impatto positivo e dovremmo trarne vantaggio. E dovremmo anche pensare al valore delle esperienze rispetto ai beni materiali. Forse potremmo usare questi soldi per creare ricordi e momenti significativi invece di comprare cose. Sì, dovremmo sempre ricordare ciò che è veramente importante nella vita e non lasciare che la nostra ricchezza ci definisca. John, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, abbiamo il potere di fare la differenza nell'istruzione. È vero, Anna. Potremmo fare donazioni alle scuole e sostenere programmi che aiutano gli studenti ad avere successo. E potremmo anche pensare di avviare le nostre iniziative educative e utilizzare le nostre risorse per avere un impatto positivo. Ottima idea, Anna. Potremmo creare borse di studio o programmi di tutoraggio e aiutare gli studenti a realizzare i propri sogni. E dovremmo anche pensare all'importanza dell'istruzione nella nostra vita e a come ci ha aiutato ad arrivare dove siamo oggi. Assolutamente. Non dovremmo mai smettere di imparare e crescere e dovremmo usare la nostra ricchezza per aiutare gli altri a fare lo stesso. Anna, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo usarli per creare un'eredità e avere un impatto duraturo sul mondo. È un'idea potente, John. Ma come possiamo iniziare a farlo? Potremmo iniziare identificando le cause e i problemi che ci appassionano di più e trovando modi per sostenerli. E potremmo anche pensare di creare una fondazione o un'organizzazione che continui il nostro lavoro molto tempo dopo la nostra morte. Ottima idea, Anna. Potremmo usare la nostra ricchezza per fare davvero la differenza e lasciare un segno positivo nel mondo. E dovremmo anche ricordare che creare un'eredità non è solo una questione di denaro o potere. Riguarda i valori e i principi che difendiamo e l'impatto che abbiamo sugli altri. Assolutamente. Dovremmo sempre sforzarci di essere buoni modelli e ispirare anche gli altri a fare la differenza. John, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo usarli per sostenere l'arte e la cultura. Ottima idea, Anna. Potremmo fare donazioni a musei, teatri e altre istituzioni culturali che arricchiscono la nostra vita. .
E potremmo anche pensare di sostenere singoli artisti e creativi che stanno facendo la differenza nel mondo. Questo è vero, potremmo usare la nostra ricchezza per aiutarli a perseguire le loro passioni e dare vita alle loro visioni. E dovremmo anche pensare all'importanza dell'arte e della cultura nella nostra vita e a come ci hanno aiutato a crescere e comprendere il mondo che ci circonda. Assolutamente. L'arte e la cultura sono essenziali per la nostra umanità e dovremmo fare tutto il possibile per sostenerle. E dovremmo anche pensare a come possiamo usare la nostra ricchezza per rendere l'arte e la cultura più accessibili a tutti, indipendentemente dal loro background o dalla loro situazione finanziaria. Sì, ottima osservazione, Anna. Dovremmo assicurarci che tutti abbiano l'opportunità di sperimentare la bellezza e la ricchezza dell'arte e della cultura. Anna, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo utilizzarli per sostenere la ricerca scientifica e l'innovazione. Ottima idea, John. Potremmo fare donazioni alle università e agli istituti di ricerca che stanno spingendo i confini della conoscenza e della scoperta. E potremmo anche pensare di sostenere singoli scienziati e ricercatori che stanno facendo progressi nei loro campi. E dovremmo anche pensare all'impatto del nostro sostegno sul mondo. La ricerca scientifica ha il potenziale per risolvere alcune delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare, dai cambiamenti climatici alle malattie. Assolutamente. Dovremmo usare la nostra ricchezza per fare davvero la differenza e contribuire a far progredire il mondo. E dovremmo anche pensare all'importanza dell'istruzione in materia di scienza e tecnologia, e a come possiamo ispirare la prossima generazione di innovatori. Sì, ottima osservazione, Anna. Dovremmo assicurarci che tutti abbiano l'opportunità di perseguire le proprie passioni e fare la differenza nel mondo. John, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo usarli per sostenere la giustizia sociale e l'uguaglianza. È un'idea potente, Anna. Potremmo fare donazioni a organizzazioni che lottano per i diritti umani e l'uguaglianza. E potremmo anche pensare di sostenere singoli attivisti e sostenitori che stanno facendo la differenza nelle loro comunità. E dovremmo anche pensare all'importanza dell'istruzione e della consapevolezza nella lotta per la giustizia sociale. Potremmo usare la nostra ricchezza per sostenere iniziative che aiutino le persone a comprendere i problemi e ad agire. Assolutamente. Dovremmo usare la nostra ricchezza per fare davvero la differenza e contribuire a creare un mondo più giusto ed equo. E dovremmo anche pensare ai nostri privilegi e a come possiamo usarli per sollevare le comunità emarginate e amplificare le loro voci. Sì, ottima osservazione, John. Dovremmo essere alleati e sostenitori di coloro che subiscono discriminazioni e oppressioni. Anna, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo usarli per sostenere lo sviluppo globale e alleviare la povertà. Ottima idea, John. Potremmo fare donazioni a organizzazioni che stanno lavorando per migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'acqua pulita nei paesi in via di sviluppo. E potremmo anche pensare a sostenere iniziative che aiutino le persone a costruire mezzi di sussistenza sostenibili e a migliorare la propria situazione economica. E dovremmo anche pensare all'importanza della sensibilità e della comprensione culturale nel nostro approccio allo sviluppo globale. Dovremmo lavorare con le comunità e consentire loro di trovare le proprie soluzioni alle sfide che devono affrontare. Assolutamente. Dovremmo usare la nostra ricchezza per fare davvero la differenza e contribuire a creare un mondo più equo per tutti.
E dovremmo anche pensare all'impatto delle nostre azioni sull'ambiente, e assicurarci di sostenere uno sviluppo sostenibile che non danneggi il pianeta. Sì, ottima osservazione, Anna. Dovremmo sempre ricordare la nostra responsabilità nei confronti del pianeta e delle generazioni future. John, stavo pensando a qualcosa. Con tutti questi soldi, potremmo usarli per sostenere il benessere e la conservazione degli animali. Ottima idea, Anna. Potremmo fare donazioni a organizzazioni che stanno lavorando per proteggere le specie in via di estinzione e i loro habitat. E potremmo anche pensare a sostenere iniziative che aiutano a migliorare il benessere degli animali, dagli animali da allevamento agli animali domestici. E dovremmo anche pensare all'importanza dell'educazione e della consapevolezza nel nostro approccio al benessere e alla conservazione degli animali. Dovremmo aiutare le persone a comprendere l'impatto delle loro azioni sugli animali e sul pianeta. Assolutamente. Dovremmo usare la nostra ricchezza per fare davvero la differenza e contribuire a creare un mondo più compassionevole per tutti gli esseri viventi. E dovremmo anche pensare all'impatto delle nostre azioni sull'ambiente e assicurarci di sostenere gli sforzi di conservazione che non danneggino il pianeta. Sì, ottima osservazione, John. Dovremmo sempre ricordare la nostra responsabilità nei confronti del pianeta e delle generazioni future.